Amici, anticipo di una settimana la pubblicazione di questo video, che è l'ultimo per quest'anno. Colgo l'occasione per ringraziare i nuovi iscritti e per augurare a tutti voi un periodo di grande serenità. Ma la ricerca prosegue, soprattutto per quanto riguarda i temi principali, cioè la forma reale della Terra, il nostro passato e la nostra effettiva consistenza in quanto esseri viventi. Alla luce degli ultimi eventi insensati, infatti, possiamo dare per certo che ci siano anche dei biorobot fra noi, che lavorano contro di noi. Ci mentono sfacciatamente, ci deridono e ci forniscono notizie false sulla storia, sulla medicina, sulla scienza, sull'astronomia e su tutto ciò che possono. Sempre più verità però stanno emergendo, soprattutto sulla prima e più grande bugia per l'umanità, cioè la forma e lo scopo stesso della Terra. Sempre più persone, infatti, cominciano a sospettare qualcosa, quantunque ancora troppo poche. In realtà ci sono tre tipi di persone: quelle che vedono, quelle a cui viene mostrato e poi vedono, e quelle che non vedranno mai. Ma non appena una parte consistente di umanità si rende conto di alcune cose, come per esempio il fatto che la Terra sia una fattoria oppure una riserva di pesca dove le persone stesse vengono allevate, allora la popolazione viene distrutta e tutto ricomincia da capo, con un sistema sociale primitivo. E, a giudicare dagli ultimi eventi, sembra che anche la fine di quest'era sia molto vicina. Nel video di oggi mi soffermo proprio sulla forma della Terra, sul posto in cui viviamo e su cosa succede nel nostro cielo. Le teorie e le ipotesi però sono talmente tante, quasi una per ricercatore, che è difficile districarsi. Ma sono fiducioso che qualche chiarimento ci sarà in un futuro non molto lontano. Ad ogni modo, le indagini vanno avanti in tutte le nazioni d'Europa, del Medio Oriente, fino alla Cina e al Giappone.面接聞いたことあるだろうか。一部の人たちは地球は丸いんじゃなくて平らなんだと主張している。馬鹿げていると思うかもしれないが、実は世界中でこの説を信じる人が増えている。さらに興味深いのは、海外のジャンボジェットパイロットたちの証言だ。彼らの中には高度1万メートル以上。E va anche notato subito che su internet ci sono 100 volte più prove reali di una terra piatta che di una terra tonda, anche se gli scienziati ufficiali continuano a dire che viviamo su una palla. Però non riescono a dimostrarlo, venendo meno il presupposto della curvatura, assolutamente non rilevabile, se non nei fumetti. Negli Stati Uniti ci sono molti ricercatori che si occupano della forma della Terra. Alcuni canali li seguo da tempo, anche se non regolarmente. In base al numero di iscritti, metterei questi ai primi posti: Geranism, DTRH, ericdubey.com, Fab, Iconoclasm, With It Gets It. Non sono i soli naturalmente, ma da questi si possono ottenere un mucchio di informazioni. Quindi, se dovessi indicare quale sia l'ipotesi più diffusa, quella che emerge con più forza dai contenuti dei loro video, al primo posto metterei questa. Il nostro habitat è coperto da una cupola. C'è infatti un chiaro indirizzo a credere che la Terra sia sistemata sotto ad un contenitore. Il fenomeno è piuttosto vasto, tanto che non vorrei che si trattasse di un'altra costruzione massonica. A me personalmente sembrerebbe strano che a un certo punto, per esempio nell'estremo nord della Russia, le terre si interrompessero bruscamente
per lasciare il passo a un muro o una cupola. Sarei propenso a credere che la distesa continui e che la pianura potrebbe essere infinita e anche il cielo sopra. Resta però il problema del Sole, che sembra arrivare da una parte e uscire dall'altra, ma che è però sempre lo stesso, perché le macchie lo confermano. È molto probabile che giri in una circonferenza e poi nel giro di 24 ore ritorni allo stesso posto. E questo darebbe maggiore credito all'esistenza della cupola, ad un meccanismo gigantesco. Un altro elemento a favore della cupola è il colore del cielo diurno. Nelle belle giornate possiamo vedere che è sempre azzurro. Noi ci siamo abituati, ma questo colore uniforme, sempre della stessa tonalità, è innaturale, nel senso che dovremmo vedere anche di giorno qualcosa oltre il nostro cielo, per esempio parti più scure. Invece il disco è sempre uguale. Parlo di disco perché si ha l'impressione che ci sia un avvicendamento fra un disco diurno e uno notturno. La luce del giorno viene sostituita da un disco nero, il quale appare pieno di punti luminosi. La luna sembra un discorso a parte, poiché la vediamo sia di notte che di giorno. Infine, ancora in favore della cupola, potremmo dire che se non ci fosse a proteggere l'habitat, saremmo investiti da venti violentissimi provenienti da distanze enormi. Pertanto, la maggior parte degli utenti dei canali citati sopra sembra convenire sull'esistenza della cupola e questo si evince dai commenti. È, come si dice, vox populi, vox dei. Ho cercato di sintetizzare le riflessioni che portano a queste convinzioni, anche se l'argomento è vasto, per cui mi riservo di riprenderli in un prossimo video. Molti dei ragionamenti espressi partono dalla lettura di alcuni brani della Bibbia, ma ci sono anche delle evidenze scientifiche espresse da qualificati ricercatori indipendenti, nonché testimonianze di piloti di aerei, i quali però molto spesso rimangono nell'anonimato. Molti ricordano anche gli esperimenti atomici condotti negli anni 50 prima della firma del Trattato Antartico e dei relativi fallimenti. Qualcuno sostiene che fossero strettamente collegati a verificare la consistenza della cupola. Tra l'altro si trattava di progetti con nomi evocativi come Operazione Salto in Alto, Operazione del Signore, Il pesce nell'acquario. Ma da allora è passato del tempo e ora abbiamo altre considerazioni molto interessanti, come per esempio quella secondo cui la cupola si sia abbassata a causa dello sprofondamento di alcuni piloni su cui poggerebbe. A proposito di questi sostegni, c'è anche il calcolo della distanza dei piloni, anche se non so su quali basi sia stato effettuato il conteggio. Comunque, sembra accertato che si stia verificando una diversa disposizione delle luminarie nel cielo. La cupola, quindi, sostiene qualcuno, si starebbe abbassando e presto ci ritroveremo col cielo di un altro colore, anche se diranno che sono le aurore boreali impazzite a causa di quelle che loro chiamano inversione dei poli. E pare che eventi del genere si siano già verificati in passato, in concomitanza con i diluvi. Forse gli esponenti di una civiltà precedente erano riusciti a sfondare la cupola e sono stati allagati. Come si vede, siamo nel campo di supposizioni e scenari estremi e invito a considerare queste ipotesi con la massima cautela. Quella stessa cautela che però non hanno dimostrato gli estensori delle teorie ufficiali quando ci hanno propinato delle spiegazioni incredibili riguardanti le trottole e le loro orbite, le velocità, i viaggi spaziali, eccetera.
La cupola di cui si parla potrebbe essere solo energetica e per spiegarla si porta come esempio quello della formica che non può attraversare lo spessore dell'acqua in un secchio. Se si prende un secchio di acqua e su quest'acqua si mette una formica, essa non potrà mai raggiungere facilmente il fondo come potrebbe fare una mano. Quindi una cupola liquida, forse gelatinosa, ma consistente allo stesso tempo, che si troverebbe sopra di noi ad un'altitudine di soli 500 chilometri. Al suo interno gli esseri viventi si muovono nel plancton invisibile, così come gli uccelli nuotano in un mare formato dall'etere. Qui dentro probabilmente siamo stati introdotti artificialmente al solo scopo di condurre terribili esperimenti sotto la supervisione di carcerieri addestrati. Questo si può facilmente capire dal fatto che la falsificazione si è imposta nelle nostre vite per mantenerci in uno stato di ignoranza e idiozia. Ci costringono a credere in cose assurde, lontane dai nostri concetti, e ci trattano come in un allevamento. È ormai certo che chissà qualcosa ha blindato le conoscenze e ci ha dato in pasto solo teorie non verificabili. Ma resta un mistero cosa o chi questi carcerieri stiano proteggendo, e quasi tutti i ricercatori sono convinti che le risposte si trovino oltre l'Antartide. Ma oltre di quanto? Fin dove arriva la terra che ci appartiene e cosa ci collegherebbe con questi altri luoghi? Si tratta di vie d'acqua al di sotto della cupola stessa, o ci sono dei tunnel, come pensano in molti, oppure si accede tramite portali. E soprattutto, negli altri terrari lo sfondo è uguale, o ci sono altri soli, altre lune, frutto di proiezioni di luci e ologrammi separati. Insomma, continuiamo a muoverci in un mare di contraddizioni, oscillando fra concetti biblici e approcci scientifici, con 1000 varianti. Ma non se la passavano certo meglio i ricercatori di 100 o 150 anni fa. Infatti Alex Gleason non era l'unico a parlare di una diversa forma della Terra, anche se il sistema ha deliberatamente privato di visibilità queste ricerche. Solo ora cominciano a venire alla luce, per cui ho fatto una piccola lista di scrittori e ricercatori che si sono occupati della faccenda. La Terra è una palla che ruota nello spazio? Si chiedeva infatti David Wardlaw Scott nel libro Terraferma del 1901. E in seguito abbiamo John Edward Quinlan, La Terra è un piano del 1906. Ebenezer Bridge, Proclamazione di 50 fatti. Carl Smith, La Terra è un globo che gira nello spazio, pubblicato a Northampton nel 1904. 100 prove che la Terra non è un globo di William Carpenter del 1885. Testimone delle stelle di E. V. Ballinger del 1893, basato su antichi astronomi e dati scientifici moderni. Il libro presenta numerose mappe. George Abizade, Illuminazione del mondo del 1914. Samuel Rowbotham, Astronomia zetetica. La Terra non è un globo, scritto sotto lo pseudonimo di Parallax. Rowbotham è il decano di tutti i ricercatori ed è stato forse lo scienziato più denigrato dal sistema e spesso descritto come un ciarlatano. John Hampden, Una mappa del mondo, 1869. William Westfield, La Terra ruota, no, 1927.
Reverendo John Dummich, La Terra non è rotonda, del 1922, libro integrato da 35 disegni nel 1931. Frederick Cook, Il piano terrestre, terra solida, la Terra non è un pianeta, del 1908. E. Skellam, La forma del mondo, 1893. Giungendo più vicino a noi nel tempo abbiamo Gregory Lessing Garrett, Il libro dei segreti della Terra piatta, 2018. Edward Hendry, The Greatest Lie, la più grande bugia, del 2016. Zen Garcia, La Terra piatta come chiave per decifrare il libro di Enoch, 2015, eccetera, eccetera, fino al più famoso di tutti, 200 prove che la Terra non è una sfera rotante, di Eric Dubay. Dopo questa carrellata fra gli autori, ritorniamo alla cupola e al suo supposto abbassamento. C'è qualche collegamento con i fatti recenti, in special modo con il depopolamento, con la mancanza di ossigeno. Qualcuno è preoccupato per una imminente apocalisse. Ci sarà un afflusso di plasma dall'esterno. Se si apre una parte della cupola, un'onda plasmatica potrebbe infatti entrare da questa spaccatura, portando con sé il buio, onde di maree, ghiaccio e forse anche strane creature. In qualche altro video si parla di come i controllori abbiano costruito bunker sotterranei, anche se i bunker non li salveranno, si trasformeranno in tombe. E altrove si dice che i mostri siano già tutti qui e, pur di non ammetterne l'esistenza, cercheranno di confondere i problemi connessi alla cupola con una guerra atomica. Chi potrebbe distinguere le due cose? Ma credo che si tratti di speculazioni catastrofiche. Se ci fosse un essere umano coraggioso fra i cosiddetti scienziati, ne sapremmo di più, ma evidentemente si tratta di una setta che venera la bugia. Inoltre sono sempre indaffarati a investire le quote che ricevono per i loro tradimenti. Non ci resta che aspettare che qualcuno dei loro dipendenti faccia trapelare delle informazioni affidabili. Ma questo qualcuno non sarà certamente chi dice che vuole andare su Marte. Земля моя,